Vuoi vendere o acquistare set Lego usati? Intanto fermati, ascolta 2 consigli veloci e poi fai quello che vuoi. Intanto se vendi è la mia ammirazione, perché separarsi dai Lego è molto difficile. Tornando a noi, se vuoi vendere un vecchio set Lego, controlla prima queste cose. Prima di tutto, non dar mai per scontato che ci siano dentro tutti i pezzi, controlla sempre, perché chi lo riceve si aspetta che ci sia tutto, a meno che non l'hai segnalato nell'inserzione. Quindi il mio consiglio è quello di mettersi lì e ricostruire il set Lego. E che ci fa schifo? Mi raccomando, controlla tutto, anche gli omini. Per esempio, questo Iron Man, tolto il casco, diventa Tony Stark. E Tony Stark non è pelato, quindi il compratore si aspetterà che ci sia dentro anche la parrucca. Magari se è stato esposto per tanto tempo avrà preso molta polvere, diamogli una pulita al volo, non dico che deve brillare, però è sempre carino vendere qualcosa che non sia totalmente sporco. Per pulire non usate mai dei prodotti troppo aggressivi, usate un panno e un po' d'acqua e togliete il grosso. Dopodiché smontiamo quello che si può smontare. Io consiglio sempre di chiedere anche al compratore. Certo, non può pretendere che adesso glielo smontiamo tutto da capo pezzo per pezzo, è un set Lego usato, lo sa benissimo, quindi smontiamo quello che si può e mettiamo tutto in sacchetti, perché così non si possono perdere i pezzettini che potrebbero andarsi a infilare nelle fessure della scatola e quindi uscire fuori e andarsi a perdere durante la spedizione. Sacchetti possono essere sacchetti grandi e piccoli, insomma quelli che trovate. Io uso anche quelli dell'Ikea, per esempio, quelli per mettere sottovuoto le cose, o anche un sacchetto un po' più grande, insomma basta che sia sigillato in qualche modo anche con un po' di scotch e che non si vadano a perdere i pezzettini durante la spedizione. Nel caso tu lo venda con la scatola, mi raccomando, non andate ad applicare dei scotch aggressivi sulla scatola, perché poi a toglierli verrebbe via la vernice o si rovinerebbe comunque la carta. Ovviamente uno che ha comprato un set Lego con la scatola originale si aspetta che la scatola sia come gliel'abbiamo mandata in foto, quindi piuttosto mettete uno scotch di carta di quelli che vengono via facilmente. Ti do anche un altro consiglio: quando acquisti un set Lego nuovo, non rovinare la scatola e non buttarla via, perché un giorno, come me magari, che sarei senza una lira e vorrei rivenderti i tuoi set Lego, potrei rivenderli quasi al doppio con la scatola originale. E come faccio ad aprire una scatola senza rovinarla? Specialmente quelle moderne hanno questo simbolo qua di schiacciarlo con le dita e di aprirlo. Io sconsiglio di farlo, piuttosto usa un coltello o un taglierino per togliere la colla che ci sono tra le pareti della scatola. Una volta tolta tutta la colla dalla scatola, state attenti a non tagliare la carta, potrete ripiegarla su se stessa e metterla via, perché sennò ci riempiamo di scatole in casa e non sappiamo dove metterle. Dopodiché lo possiamo richiudere lungo le sue pieghe. Non piegatelo naturalmente dove non ci sono già le pieghe o rovinerete la scatola. Mi raccomando, conservatela in casa, non fuori dove potrebbe prendere sole e umidità, ma anche polvere e altre cose. Migliori saranno le condizioni della scatola, più alto sarà il valore del Lego quando lo andremo a rivendere. Devo dirti di conservare anche le istruzioni? Tornando a noi, nel caso non dovessimo trovare un pezzettino una volta finito di montare il Lego, o il compratore si accorge che manca un pezzo, mi raccomando, quando lo montate fate tante foto, così potete anche confrontare quello che dice il compratore. Ma nel caso dovesse mancare comunque un pezzetto Lego, possiamo prendere 2 strade. La prima strada, se non l'abbiamo ancora spedito o ce ne siamo accorti prima di metterlo in vendita, possiamo prendere quel pezzo mancante dal sito della Lego, su internet o sulle bancarelle. Se vai sul sito della Lego è molto semplice, ti basterà cercare il codice del pezzettino mancante. Il codice del pezzettino mancante lo trovi o alla fine delle istruzioni nei nuovi set Lego, o alcuni Lego ce l'avevano addirittura sulla scatola, quelli vecchi, oppure se sono ancora più vecchi non troverai da nessuna parte i codici dei pezzettini, ma potrai andarli a trovare su questo sito qua e ti faccio vedere come. Prima di tutto ci serve sapere il codice del nostro set Lego, che lo puoi trovare sulle istruzioni, sulla scatola, qua. Nel caso non avessimo né scatola né istruzioni e quindi non sappiamo
qual è il codice del nostro Lego, possiamo sempre cercarlo su internet. Ad esempio, posso cercare su internet Torre Avengers Vintage. O comunque qualcosa salta fuori. Occhio che a volte ci sono più di una versione. Per esempio, questa è quella vecchia, adesso hanno fatto quella nuova che è molto più grande. Io la vendo perché comunque mi servono i soldi. Una volta trovato il nostro codice Lego, andiamo sul sito della Lego, cerchiamo il nostro set qui, oppure vado su questo sito, cerco il codice del mio set Lego, clicco qua e qui mi apparirà tutta la lista di tutti i pezzettini di cui ha bisogno il nostro set Lego per essere costruito. Attenzione che i pezzi hanno lo stesso codice ma non lo stesso colore, nel senso che un pezzettino potrebbe avere molti più colori ma avere sempre lo stesso codice. Il mio consiglio è quello di prendere più di un pezzo nel caso avete qualche dubbio. Per esempio, una scala di grigio, c'è il grigio chiaro, c'è il grigio scuro, c'è il grigio più scuro, c'è il grigio più chiaro. Dato che non costano tantissimo, potrete prendere magari quello un po' più chiaro, quello medio e quello un po' più scuro, così state tranquilli che vi arriva quello giusto. Le spese di spedizione poi vi appariranno alla fine sul carrello. Per questi ordini dei pezzettini Lego avrete sempre un costo fisso di 6-13 euro, dipende se prendete magari anche qualche altra cosa tipo un set della Lego e superate, adesso mi sembra che sia intorno ai 60 euro, avrete la spesa di spedizione gratuita per il set Lego e di 6 euro sempre su questi pezzettini. Se cercate invece su internet un pezzo Lego a caso, fate attenzione perché potreste pagare comunque la spesa di spedizione più alta di quello che vale il pezzettino Lego. Io consiglio di cercarli soltanto se è un pezzo vecchio che non si trova più sul sito della Lego, come una vecchia bandiera del castello vintage della Lego e queste cose qua. Se non vogliamo comprare magari più di un colore, possiamo sperare che qualche buonanima abbia fatto un'inserzione con il pezzo che serve a noi, quindi potremmo scrivere il codice del nostro Lego più il codice del pezzettino. Magari ci viene fuori che questo pezzo è esattamente il pezzo mancante del Lego di cui abbiamo bisogno. La seconda strada potrebbe essere quella di farsi rimandare indietro il set Lego, però potreste rischiare che manca qualche pezzo, magari nella spedizione non l'ha imballato bene, si perde qualche pezzettino, magari ha fatto un po' il furbo e se l'è inculato, quindi fate sempre tante foto in modo da contestare qualsiasi cosa. Io ve lo sconsiglio, piuttosto è meglio comprare qualche pezzettino Lego se effettivamente vi accorgete che mancava nelle foto, altrimenti può essere un rischio farselo rimandare indietro. Stesso discorso può essere se il compratore si accorge che manca un pezzettino Lego. In quel caso possiamo fare così: o gli compriamo direttamente noi i pezzi e glieli facciamo arrivare a casa, o lui si fa l'ordine e poi noi lo rimborsiamo, ci fa vedere quanto ha speso e gli rimandiamo quello che ha speso. Mi raccomando, discutetene soltanto sul sito di compravendita, non date mai i vostri contatti come mail, numeri di telefono. È meglio sempre risolverla sul sito di compravendita e quindi farsi aiutare dal servizio clienti se nel caso non si trovi un accordo. Stesso discorso se siamo noi il compratore, possiamo fare al contrario. Mi raccomando, chiedete se il set Lego è completo. Se c'è una scatola, allora chiedete se è stata tenuta all'asciutto, perché potrebbe essere rovinata dall'umidità, dal sole, polvere, eccetera. Se è stata aperta, magari se può mandarvi qualche foto sulla condizione della scatola, se siete dei collezionisti e ci tenete. Se è stato esposto per tanto tempo il Lego, quindi se ha preso molta polvere, molto sole, in quel caso potrebbe essere ingiallito o potrebbe essere stato rovinato dalla polvere, perché la polvere a lungo andare brucia la plastica, la rovina, la consuma. Quindi potremmo trovarci alcuni pezzettini un po' degradati e non è bello. E quindi al contrario, se dovesse mancare qualche pezzettino Lego, fatevelo rimborsare nel caso volete voi ordinarvi i pezzettini, oppure rimandatelo indietro. È un peccato. Però se manca proprio un pezzo, rimandarlo indietro, dai, a meno che non è un pezzo fondamentale, tipo la bandiera dei corsari, e allora no, dovevi dirmelo che mancava. Sia che sei venditore che sei compratore, cercate di risolverla sempre nella maniera più pacata, perché poi se no vi troverete un cavolo di feedback negativo e non è bello. Ultima cosa, chiedete se naturalmente ci sono le istruzioni, perché scatola e istruzioni
hanno il loro valore. Mi sono accorto che non ho spiegato una cosa, infatti come vedete cambia outfit, cambia tutto, è un altro giorno, mi sono fatto la barba perché sono un pirla. Ho visto adesso montando il video che ho dimenticato di dire una cosa importante, ma quando appiattiamo le nostre scatole, che le apriamo con cura, gli togliamo la colla, poi quando dobbiamo rivenderli, come facciamo a rimetterla a posto? Beh, intanto possiamo metterci d'accordo con il compratore, fargli vedere che la scatola è stata piegata bene, oppure possiamo far finta di niente e rimetterci a rincollare la scatola usando delle colle poco aggressive, mai usare tipo la Super Attack così perché rovinerebbe la vernice e la carta della scatola, ma usare tipo la Vinaville che è molto leggera, o tipo la coccoina, però quella poi sarebbe un po' puzzolente, anche se a me piaceva tantissimo l'odore da bambina. Quindi io vi consiglio Vinaville, non troppo, e di non sbavare, ma nel caso se dovesse uscire un po' di colla sulla stampa, pulite subito, quindi tenetevi da parte un pezzo di carta tipo Scottex e la Vinaville. Applichiamo la Vinaville direttamente dove prima c'era la colla originale. Quindi riprendiamo la forma della scatola come era prima e andiamo a vedere dove mettere i punti della colla. Come vedete, per esempio, qui mia moglie cosa ha fatto? Ha aperto la scatola premendo quello che io vi ho detto non fatelo da lì. Il risultato è che il cosino si è perso ed è rimasto il buco, quindi non è proprio integra la scatola, però alla fine quello che importa è il Lego, però un collezionista ti manderebbe a quel paese. Quindi andiamo a vedere come si incolla precisamente senza fare troppi danni. Non esagerate con la colla, ne bastano veramente poche gocce. In questo caso ho fatto una cappellata, ma non è un problema, rimediamo subito. Tanto l'ho appena messa prima che si solidifichi la colla. Si può correggere così, resterà attaccata al fazzoletto e amen. Cercate sempre di avere le dita pulite, perché sennò avrete una scatola piena di colla appiccicosa e questo non è bello. Ecco, come vedete ho le dita zozze, ho già sporcato tutto. Metteteci sopra un peso in modo che la colla si asciughi e attacchi. Se vedete che c'è qualche imperfezione, correggete prima che sia troppo tardi. Mentre aspettiamo che asciughi, il bello della Vinaville tra l'altro è questa che si attacca alle dita ma viene via di una facilità. Non usate Super Attack, ripeto, perché sarebbe un macello sia per le vostre dita sia per la carta. Trascorsi 10 minuti vi ritroverete una scatola perfettamente in condizioni come l'avevate presa. Poi starà a chi la compra se vuole di nuovo scollare. Quello che voglio dirvi però è: potete anche lasciarle intere una volta che avete aperto il set Lego. Potete comunque andare solo con il coltello in un lato per aprirla, non per forza appiattirla se non ve la sentite, o comunque fate come volete. Il mio è solo un consiglio per mantenere una scatola più integra possibile e per far sì che il vostro Lego in un futuro abbia un prezzo più alto. E come ho detto prima, ecco come funziona quando spedisco qualche set Lego. Metto tutto in queste bustine, che sono quelle dell'Ikea sottovuoto, in modo che i pezzi non possano andare in giro. Dopodiché cosa faccio? Rimetto tutto nella scatola, avvolgo la scatola stessa nel pluriball e poi la infilerò dentro un'altra scatola di cartone. Non posso spedirla così. Vi faccio vedere. Ok, prendiamo la nostra scatola e ci infiliamo il nostro set Lego facendo attenzione a non spiegazziare le istruzioni. Quindi adesso mi si è inclinato. Un'altra cosa, essendo un pezzo unico, bello pesante, gli omini sono un po' a rischio ad essere schiacciati. Magari rischi di spezzare una manina o una bacchetta, in questo caso quelle di Harry Potter. Quindi
possiamo metterle in un secondo sacchetto o comunque avvolgerle in un pluriball o dargli una protezione in più. Prendiamo un pezzetto di pluriball, quindi prendiamo i nostri omini, li avvolgiamo in un pezzetto di pluriball, facciamo una specie di bustina, prendiamo un pezzetto di scotch e facciamo sì che non si apra. Non schiacciate troppo perché comunque gli omini dei Lego sono delicati. E ok, usate scotch di carta perché se dovesse per caso attaccarsi poi alle istruzioni rovinereste il tutto. Quindi questo lo mettiamo insieme al nostro set Lego, chiudiamo, così non usciranno i pezzettini che andranno in giro magari durante il trasporto. Io consiglio anche di mettere un ulteriore pezzetto di scotch di carta sulla fessura della bustina in modo da sigillare completamente il tutto. Ora infiliamo il tutto dentro la nostra scatola dei Lego e magari facciamo in modo che non sbatacchi troppo, perché comunque è sempre plastica. Magari diamo un piccolo spessore con un po' di carta, o io uso un po' di pluriball per riempire, in modo che il set Lego non vada troppo in giro. Chiudiamo, non per forza completamente, al massimo facciamo sì che non si apra durante il trasporto mettendo un pezzettino di scotch di carta. Vedete che lo scotch di carta non è aggressivo, quindi quando lo tiro via non viene via la vernice della carta. Questo però fatelo solo se state per spedirlo, quindi diciamo che se il pacco arriverà tra 3-4 giorni, perché se resta così un mese c'è il rischio che venga via comunque la vernice. Ora, il nostro set Lego si muove il meno possibile e va bene, dobbiamo infilarlo dentro un'altra scatola di cartone. Quindi cosa facciamo? Avvolgiamo il tutto nel pluriball perché così non si rovineranno anche gli angoli e i lati della scatola. Ne basta veramente uno strato, non esageriamo. Mettiamo anche qua un altro pezzo di scotch, quindi aggiungiamo un po' di spessore in modo che non traballi dentro la scatola, perché sennò rischia anche che col pluriball prima o poi si rovini anche la scatola originale. E basta, il gioco è fatto. E quindi spero che questa breve guida vi sia stata utile. Nel caso vogliate saperlo, sì, questo è in vendita, tra poco lo metterò in vendita. Trovate in descrizione tutte le cose che sto vendendo su eBay, Vinted, Wallapop qua sotto. E oltre a questo troverete anche questa qua, ve lo dico già. Scatola è leggermente rovinata, ha preso una piccola botta davanti e una dietro per non farsi mancare niente, ma non è mai stato aperto, originale, e se siete interessati sapete dove trovarlo.